Benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di partire con il video ti invito ad iscriverti, è gratis e mi aiuti a crescere. Oltre l'80% dei miei spettatori non è ancora iscritto. Pigia il tasto iscriviti, è gratis. In questo video vi parlo della storia di Anselmo Francesco Paolo, da killer nella fazione dei Corleonesi al suo pentimento. Francesco Paolo Anselmo ha rivestito il ruolo di vice rappresentante della famiglia della Noce, che, prima del 1983, era inserita nel mandamento di Porta Nuova, di cui era capo Pippo Calò. Nel novembre del 1982, conclusa la seconda guerra di mafia con la vittoria della fazione corleonese, erano state ricostituite le famiglie, era stato ridisegnato la struttura delle cariche di vertice di Cosa Nostra, specie nelle famiglie che avevano ricoperto ruoli importanti della mafia perdente. Raffaele Ganci, assai legato a Totò Riina, era stato eletto rappresentante con votazione unanime dagli uomini d'onore di quella famiglia, mentre Anselmo era stato scelto come suo vice. Nel gennaio del 1983 la fedeltà di Ganci è stata premiata con l'attribuzione a capomandamento, visto che la famiglia della Noce fu scorporata al mandamento di Porta Nuova. La stretta vicinanza di Anselmo a Ganci lo ha inserito all'attuazione della strategia criminale di Riina. Ha comportato il suo coinvolgimento in alcuni dei più efferati delitti di mafia, quali l'omicidio del capitano dei carabinieri D'Aleo, dove lui portava l'auto dei tre killer, la strage in cui perse la vita Rocco Chinnici, l'omicidio del commissario Ninni Cassarà. Per tali crimini Anselmo è stato in grado di fornire elementi utili alla loro ricostruzione, visto che iniziò a collaborare nel 1996, poco dopo che il figlio di Raffaele Ganci, Calogero, aveva intrapreso quella strada. Sicuramente la decisione di quest'ultimo doveva aver esercitato un'indubbia influenza sulle scelte collaborative di Anselmo, consapevole della conoscenza che Ganci aveva del suo coinvolgimento nelle varie attività criminali. Anselmo ha lentamente confessato la sua condotta criminale. La mancata partecipazione di Francesco Anselmo all'organizzazione ed esecutività delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio non sminuisce però l'importanza del suo ruolo all'interno del mandamento della Noce, dove si tenga nella dovuta considerazione una delle regole fondamentali alla quale Riina ha voluto che fosse improntata l'attività di Cosa Nostra, soprattutto dopo il verificarsi a partire dal 1984 di uno dei fenomeni più traumatici per l'organizzazione, che ha tra i suoi pilastri l'assoluto rispetto del comportamento omertoso, e cioè il pentitismo, che aveva iniziato ad avere le prime ripercussioni destabilizzanti per il sistema mafioso durante la celebrazione del primo maxi processo di Palermo. Nell'ambito di questa blindatura si inserisce la decisione di coinvolgere nell'esecuzione di questi gravi delitti solo le persone strettamente indispensabili alla loro riuscita, tenendo all'oscuro delle concrete modalità organizzative ed esecutive tutti gli altri affiliati, a prescindere dal loro ruolo e dalla loro affidabilità, e operando in modo che anche le persone coinvolte nell'attentato, almeno quelle con ruoli meramente esecutivi, avessero nei limiti del possibile una conoscenza tendenzialmente limitata al segmento di attività delle stesse svolte. Francesco Paolo Anselmo non è stato in grado di fornire alcuna indicazione sulla deliberazione ed esecuzione dell'attentato, ma non c'è dubbio che le sue conoscenze alle regole organizzative di Cosa Nostra e dalla composizione dei suoi organi di vertice per il suo ruolo e per la specifica attività criminale svolta negli omicidi eccelletti è certamente qualificata a possedere determinati dati, che erano aggiornati fino alle stragi. Francesco Paolo Anselmo ha raccontato che nel periodo in cui Paolo Borsellino svolgeva le sue funzioni presso il Tribunale di Marsala, Cosa Nostra ideò alcuni progetti di omicidio nei suoi confronti, con tutta una serie di attività preparatorie. Uno di questi piani avrebbe dovuto realizzarsi presso la residenza estiva di Borsellino, nella zona di Marina Longa. L'episodio è stato ricostruito in tribunale dal collaboratore Sino. L'incaricato era Baldassare Di Maggio, di recarsi a Marina Longa, servendosi come appoggio per l'osservazione l'abitazione di Angelo Sino. Tali appostamenti sono stati poi sospesi per ragioni che Brusca non ha mai precisato. Nel luglio del 1988 ha visto a Marina Longa Balduccio Di Maggio, che era venuto a trovarlo con una scusa che Sino comprese che l'interesse di Balduccio era rivolto al magistrato Borsellino.
Sirino successivamente ha appreso da Francesco Messina, Mastro Ciccio, che il progetto di uccidere Borsellino aveva incontrato l'opposizione dei Marsalesi, di Cosa Nostra, i quali avevano lasciato trapelare quel progetto all'esterno. Così erano state predisposte delle rigorose misure di sicurezza, come egli stesso aveva potuto constatare a Marina Lunga. Nei suoi vari processi, Francesco Anselmo Paolo ha tenuto a specificare che, secondo le regole di Cosa Nostra, il progetto omicidiario, la sua sospensione, sia l'inizio di una nuova fase esecutiva, dovevano essere decisi dalla Commissione. Killer della famiglia della Noce, poi vicecapo del mandamento della Noce, famiglia importantissima per Ina, che, come hanno detto tanti collaboratori di giustizia, quella famiglia l'aveva nel cuore. Ma nel cuore lo hanno ferito Zutodò, i collaboratori di quel mandamento tanto amato. Collaboratori che hanno dato un contributo importante alla lotta contro la mafia. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto, clicca mi piace e iscriviti al canale per aiutarmi a crescere e restare aggiornato su tutti i video che usciranno. A presto sul mio canale.